Nelle isole Lofoten, 200 km oltre il circolo polare artico, si trova Rost, una piccola isola della Norvegia, il cui passato è legato all'Italia. Infatti, l'isola remota di Rost è ancora oggi profondamente unita al bel paese. Le origini di questo legame risalgono al lontano 1432. Grazie all'ospite di oggi scopriremo cosa lega queste due realtà così diverse tra di loro, ma allo stesso tempo così vicine. Buona visione! Ciao Scellane, benvenuto in questo video, come stai? Grazie, sto bene. E tu? Benissimo, grazie, sono molto contenta di fare finalmente questo video. Voglio subito svelare da quale parte del mondo vieni. Io sono norvegese, adesso sono nel ristorante Quirini all'isola di Røst in Norvegia, sopra il circolo polare artico. Fantastico, bellissimo, una località stupenda, ma possiamo dire che Rost è un'isola molto piccola e abbastanza un'isola remota, diciamo, della Norvegia, giusto? Sì, certo. Per arrivare qui bisogna andare o in traghetto o in aereo, 20 minuti in aereo oppure 3 ore e mezzo in traghetto, quindi diciamo più di 100 km dalla terraferma. Esatto, quanti abitanti conta quest'isola? 500 abitanti circa. Com'è la vita lì? È freddo? Si vive bene? Adesso è un po' freddo, io vivo bene qui, la vita è molto connessa alla natura e ai ritmi della natura. Per esempio in inverno, quando viene il melluzzo di mare di Barents, vengono anche i pescatori da tutta la Norvegia per pescare il melluzzo. Questo è un periodo molto intenso, e poi in estate vengono turisti dalla Norvegia ma anche da altri paesi. In estate, quando c'è sempre sole, ovviamente la vita è anche molto attiva. Allora, io innanzitutto vorrei chiederti perché parli l'italiano. Io avevo la possibilità di andare in Italia a studiare la lingua italiana quando avevo 19 anni, poi ho studiato anche in università per 2 anni, poi ho cambiato, ho studiato la medicina, ma quando mi sono trasferito qui a Røst ho riscoperto l'italiano perché qui c'è una connessione con l'Italia e ho cominciato a studiare la lingua italiana con un insegnante di madrelingua e adesso ascolto dei podcast, leggo dei articoli sull'internet in lingua italiana, è una cosa che mi piace. Esatto, hai menzionato il fatto che l'isola di Rost ha un legame molto stretto con l'Italia. Ti andrebbe di spiegarci un po' meglio perché? È un legame che è antica, ma è ancora oggi importantissimo per noi, perché nel 400 il nobiluomo Pietro Quirini da Venezia voleva andare da Creta in Olanda. Invece non è andato così. È diventato un viaggio molto molto drammatico, sono naufragati e sono venuto fino a qui a Røst nel 1432 in gennaio. Poi sono stati salvati dagli abitanti dell'isola e sono riusciti a tornare a Venezia. Lì hanno raccontato delle avventure di questo viaggio e hanno anche scritto tutta l'esperienza in Norvegia e questi manoscritti sono preservati fino ad oggi. Quindi c'è questo legame all'Italia, anche al nome Quirini. Adesso mi trovo nel ristorante Quirini, che ha il nome da Pietro Quirini, che naufragò qui. Ma ancora oggi l'Italia è importantissima per questa isola perché l'attività principale è la produzione dello stoccafisso. E l'Italia è il mercato più importante per lo stoccafisso. Più di 90% dello stoccafisso che facciamo noi qui sull'isola viene esportato in Italia. Per questo abbiamo molto da fare con l'Italia. Quindi diciamo che voi vi anche relazionate con i clienti italiani? Sì, io ho portato qui uno stoccafisso per mostrare un po' di che cosa si parla, no? Questo è il merluzzo che viene qui dal mare di Barents in inverno, poi i pescatori lo pescano ovviamente e poi viene seccato così sui tralicci e poi a maggio-giugno è pronto. Adesso sta in magazzino, la stanno
preparando per spedirlo in Italia. E questa esportazione è anche una tradizione molto antica. Alcuni dicono che Pietro Quirini fu la prima persona di esportare, portare lo stoccafisso in Italia. Questo magari non è 100% la verità, ma sappiamo che lui, quando è tornato in Italia, a Venezia, lui ha parlato molto di questo pesce, è diventato famoso. Per esempio a Venezia c'è una mappa nel Palazzo Ducale dove si vede ancora oggi scritto sul muro Röst, qui naufragò Pietro Quirini, eccetera. E lui nel diario che scrisse ha descritto la produzione dello stoccafisso o anche come questo pesce veniva esportato fino a Trondheim e poi in Europa. Quando stavano per partire, gli abitanti hanno regalato 60 stoccafissi. Non sappiamo se hanno portati questi stoccafissi fino a Venezia, ma sappiamo che, come ho detto, l'esportazione dello stoccafisso esisteva già nel Medioevo e esiste ancora, un'attività importantissima. Interessantissimo, quindi il commercio dello stoccafisso diciamo che è il legame più stretto che avete con l'Italia, ecco. E fino agli anni 80 la gente qui non pensavano molto a che cosa succede con lo stoccafisso dopo. Negli anni 80 a Sandrigo, un piccolo villaggio vicino a Vicenza, hanno cominciato ad organizzare una festa, un festival, per celebrare il piatto tipico che fanno lì, il baccalà alla vicentina. E il sindaco di Röst è stato invitato lì. Lui ha scoperto che com'è importante per gli italiani lo stoccafisso. Anche noi abbiamo scoperto i diversi piatti che gli italiani fanno con il nostro stoccafisso. Abbiamo anche cominciato a cucinare qualche di questi piatti anche noi, ma fino a qualche anni fa per i norvegesi lo stoccafisso era soltanto prodotto che si esportava. Adesso abbiamo iniziato a capire che si può fare tantissimi piatti diversi, molto buoni, usando questo stoccafisso. Quindi lo stoccafisso è diventato un piatto tipico anche in Norvegia? No, questo è un po' strano secondo me, perché per esempio tanti cuochi norvegesi non sanno cucinare lo stoccafisso. C'è un piatto dove usiamo noi lo stoccafisso, questo è un piatto per Natale che si chiama lutefisk, dove lo stoccafisso viene bagnato in soda caustica. Questo è l'unico piatto che si usa in Norvegia. Per esempio qui a Røst la gente qui ha iniziato a mangiarlo a modo come si mangia a Messina, stoccafisso naturale con patate, aglio e olio. Questo è diventato un piatto preferito qui sull'isola, ma in Norvegia no. Ho capito, che buono, l'acquolina in bocca a parlare di cibo. Invece io so che lì a Røst c'è anche la società Dante Alighieri. Vorresti un po' parlarmi di che cosa si occupa? La società Dante Alighieri esiste in tutto il mondo. Ci sono più di 400 comitati in tutto il mondo. Lo scopo della società Dante Alighieri è la promozione della lingua e cultura italiana. Noi abbiamo fondato il comitato 2014 perché abbiamo scoperto che esistono già altri comitati in Norvegia. Adesso ci sono 7 comitati della società Dante Alighieri in Norvegia. Noi siamo il comitato più a nord in tutto il mondo, e l'unico comitato è sopra il circolo polare artico. Siamo una piccola isola, un piccolo comitato, ma abbiamo per esempio qui, vedete, la nostra piccola biblioteca italiana. Ci sono più di 300 biblioteche italiane nella società Dante Alighieri, e questa è una di queste biblioteche. Autori italiani hanno spedito i loro libri qui a noi. Veramente affascinante questa cosa. L'attività principale della società Dante Alighieri in Norvegia è organizzare delle conferenze su temi collegati all'Italia. Ci sono anche altre attività, per esempio c'è la settimana della cucina italiana nel mondo, e qui al ristorante Quirini abbiamo partecipato di questa manifestazione globale della settimana della cucina italiana.
Io vedo dietro di te un cartellino con scritto i parchi letterari. Che cosa significa? I parchi letterari è una rete di comunità che sono descritti nella letteratura e noi facciamo anche parte di questa rete. L'idea è italiana, ma esistono anche parchi letterari anche in altri posti nel mondo. Il nostro parco letterario è dedicato al Pietro Quirini, perché Pietro Quirini ha descritto la nostra isola, la nostra comunità, e l'idea è che chi ha letto magari il racconto di Quirini può vedere esattamente i luoghi che descrive lui. E al rovescio chi vive qui o chi viene qui può vedere i luoghi e poi scoprire che questi luoghi sono descritti in un libro. Abbiamo anche sviluppato una versione digitale del parco letterario che stiamo per tradurre in italiano. L'idea con il parco letterario è quello di fare tutti questi progetti artistici disponibili qui proprio sull'isola. Questo è un lavoro che è molto molto interessante. Certo, è un progetto bellissimo, molto interessante. Per esempio in Italia c'è il parco letterario Dante o Petrarca o anche tanti altri, ma qui in Norvegia ci sono due, qui a Røst e anche a Røros, un'altra città in Norvegia. Lascerò anche in descrizione il link dei libri nel caso qualcuno fosse interessato ad approfondire questa storia. Sì, ci sono tanti libri. Questo magari è più interessante, no, così, questo, perché questo è il racconto di Pietro Quirini tradotto in lingua italiana moderna. È più facile per chi non conosce la lingua veneto del 400. Quindi troverete tutto in descrizione. Guarda, io ti ringrazio veramente tantissimo per aver raccontato questa storia molto interessante sul canale, quindi grazie ancora per aver partecipato. Grazie a te. E grazie a tutti per aver guardato questo video.